Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario. Può essere un momento di speranza, mi viene da dire, di nuovi obiettivi, nuove idee. Può anche essere un momento di visibilità per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per ascendente, segno lunare e segno solare. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link alla sezione degli abbonati dove c'è il percorso di crescita e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. C'è anche il link per le previsioni della seconda parte del 2026, ho già iniziato a pubblicarle e c'è proprio la playlist. Comunque trovate tutto sotto. Allora, partiamo con un 9 di spade. Abbiamo un fante di denari, 8 di bastoni, 8 di spade, ah no, 7. Dice 8 di denari, poi dice ma non è la carta dello... 7 di denari, 4 di coppe, mago, 3 di bastoni, qui ci sono 2 di bastoni e 2 di spade, però li rimetto dentro. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere le energie carta per carta. Cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante e in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. 9 di spade, carta iniziale, iniziate con dei grattacapi, con dei pensieri, con delle preoccupazioni, c'è qualche cosa che non vi fa riposare bene, che vi attanaglia un po' la testa. Può essere che qualcuno stia pensando a una persona che ha perso o che crede di aver perso. Potrebbe anche essere una madre, qui ragazzi, con la regina di coppe. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 7 di bastoni e un re di denari. Allora, qui ci sono due figure. Sento che con questo 7 di bastoni state un po', mi viene da dire, tenendo alla lontana, tenendo alla larga qualcuno. Vi state un po' difendendo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 4 di pentacoli, cavaliere di bastoni e asso di pentacoli. Non lo so, è come se foste in una sorta di zona di protezione qui, che state difendendo, che volete difendere, però con questo 8 di bastoni può effettivamente arrivare una persona, può arrivare una comunicazione, una notizia anche se vogliamo, che dà come l'inizio a qualche cosa di nuovo con questo asso di pentacoli. Attenzione perché è un 8 di bastoni al contrario e quindi può essere che la notizia non sia completa.
come un qualcosa da revisionare prima di partire con questo asso di pentacoli. Infatti poi abbiamo l'otto di spade, andiamo a vederlo. Cinque di coppe, sette di spade. E l'una. C'è qualche paura qui, eh? Di nuovo un altro 5, qui abbiamo 2 5, 5 di pentacoli e 5 di coppe con un 7 di spade. Credo che ci siano come delle proiezioni o delle bugie inerenti a un vuoto, inerenti a una figura, inerenti a una perdita. Con questo 8 di spade c'è come questa visione negativa, no? E con il 5 di coppe è come se ci fosse questa opportunità persa, c'è come questo. Può essere un qualche cosa del passato che avete perso e che vi state ancora recriminando. Andiamo a vedere il 7 di denari. Mondo. E 7 di coppe. È come se qualcuno di voi stesse aspettando qualche occasione giusta, per dire. Cioè, questo 7 di coppe mi dice che effettivamente potrebbero esserci delle possibilità, potrebbero esserci delle alternative, magari a quello che vi fa venire mal di testa, mi viene da dire, che tra l'altro è venuto anche a me. Quindi ho come l'idea che ci sia da pensare, anche c'è un 7 di pentacoli come carta base, quindi voglio dire c'è da aspettare, da monitorare, da controllare, da nutrire. È colui che ha già seminato e controlla e segue, diciamo, i frutti nella loro crescita, quindi c'è come da seguire qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di coppe, perché che è l'occasione persa di cui il 5 di coppe si rammarica. 3 di spade e re di coppe. Andiamo a vedere anche il mago. Sette di pentacoli, ce l'avete già qui. Fante di coppe, 9 di pentacoli, carro e 10 di bastoni. C'è come un'azione, un movimento, una scelta, la decisione di lasciarsi indietro qualche responsabilità, qualche vuoto, qualche senso di colpa. È come se qui avessi bisogno di reagire, mi viene da dire. Io la carta della stella la sento molto collegata con questo 3 di bastoni perché è la visione al futuro. Io qui sento come un certo, se vogliamo, passato che potrebbe spaventare, sia che sia tutto vostro, sia che sia vostro e di un'altra persona, come se conosceste già questa persona da un po'. Mi sembra che stiate difendendo abbastanza il vostro territorio in questo periodo. C'è la voglia di cominciare, ma ci sono anche delle paure. Qui è come un, ok, dei semi sono stati piantati, vediamo come si evolve la cosa. Però qui io ragazzi, non so, datemi una carta per il 3 di spade. Mago che avete già qui, asso di coppe, amanti e asso di spade. Qui non lo so, cioè io credo che qualcuno pensi di aver perso, ve la dico come la sento, poi voi adattatela,
che qualcuno pensi di aver perso l'amore della sua vita, perché mago, asso di coppe, e sono tutte per spiegare questo tre di spade, gli amanti. Fatemi sapere se vi risuona. Qual è il vostro senso di colpa? O quello che avete perso e di cui vi state un po' colpevolizzando o rammaricando? Può anche essere un ex, un lavoro passato, un'occasione, non lo so. Fatemi sapere voi. Andiamo a vedere il tre di bastoni. Ho visto un re di bastoni, poi qui abbiamo un re di spade, 9 di bastoni, 6 di spade e 5 di spade. Io credo che non lo so, è come se doveste proteggervi in qualche modo, diciamo dalla vostra parte mentale, perché qui abbiamo 5 e 6 di spade, qui abbiamo 8 e 9 di spade e c'è anche il 7. Quindi tanta mente, tante bugie, tante credenze limitanti, tanti conflitti interni, tante illusioni e disillusioni, questa visione negativa della realtà, ci credo che poi avete mal di testa. È venuto anche a me, vi dico, da quando ho iniziato la lettura che ce l'ho. Comunque, ragazzi, qui c'è una nuova visione al futuro. Con questo tre di bastoni c'è la possibilità di progettare, di andare oltre quello che è, diciamo, la situazione iniziale della lettura. Non credo sarà semplice perché avete come tanti fantasmi interni. 5 di spade, tutte le carte di spade le avete quasi. Avete l'asso, avete il 3, il 5, il 6, il 7, l'8 e il 9. Cioè vi mancano il 2 e il 10, poi le avete tutte. Quindi tanta mente che ha bisogno, secondo me, di lasciarsi indietro certe aspettative. È come se doveste con questi due archetipi, perché il re di spade sì, di nuovo è mentale, ma mette regole. È un re che organizza, è un re stratega, mentre il re di bastoni è un re pronto all'azione, che interviene, che aiuta, che migliora quello che c'è già. Quindi vi sento con questa attitudine. Ed effettivamente la stella mi parla di come una nuova speranza o un nuovo obiettivo con questo tre di bastoni. Mm? Allora, andiamo a vedere settore per settore e partiamo dal lavoro, ragazzi. Allora, se siete senza lavoro, la vedo un po' grigetta. Penso che abbiate avuto un'occasione in passato, che sia quella che non avete visto arrivare o che magari avete sottovalutato, di cui vi potreste pentire in questo periodo, perché qui sinceramente roba nuova, sì è vero avete un mago, però è un po' poco, non ho carte di contratti, non ho carte... No, non ce lo vedo. Però è anche vero che avete come bisogno di spostarvi dalla vostra solita zona d'azione. Mm? Ho come quest'idea. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora devo dire che secondo me il periodo scorre abbastanza bene. Per voi può essere interessante, non lo so, mi parlano di rotaie, di ferrovie dello Stato, di treni, quindi non so se si tratta di lavori con i treni, di appalti o di spostare qualcosa via treno. Ehm, però come l'idea che si possano aprire come delle possibilità alternative fuori porta. Non so se siete voi che vi dovete spostare in treno da un posto ad un altro. Se avete chiesto un trasferimento è facile che arrivi,
o potreste dover risolvere un problema in azienda e usare il treno per risolvere questo problema. Non lo so, fatemi sapere se poi vi risuona. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, devo dire ragazzi che anche per voi il clima è abbastanza sereno. Potreste, secondo me, stringere nuove alleanze o perlomeno conoscere gente con le quali c'è un potenziale sviluppo lavorativo. Se parliamo di progetti, non sento che sia un buon periodo per far partire niente e soprattutto se avete già dei progetti che non stanno andando bene, ho come la sensazione che dobbiate guardare all'altro lato della medaglia. Quello che non... ci sono come delle cose che non state prendendo in considerazione. Per quello che riguarda i soldi, lo sento abbastanza un buon periodo, ragazzi. Nel senso che non vi mancheranno, però è vero che c'è un 5 di pentacoli, non vi nego che potrebbe esserci qualche spesuccia imprevista. Mm. E per qualcuno potrebbe essere per i figli. Un viaggio che devono fare i figli, un percorso di studi, un mezzo di trasporto e voi gli direte vai in treno. C'è questo treno che risuona. Ok, parliamo di relazioni. Se parliamo di relazioni familiari, allora, quello che mi viene da dirvi, se c'è qualche tema che vi preoccupa all'interno della famiglia, nel senso che magari avete discusso con qualcuno, c'è stata una delusione precedente, potrebbe essere un genitore, una madre, insomma, sento che passo dopo passo le cose potrebbero risolversi. Il segreto è parlare con questa persona. Mi viene anche da dire prenderla a piccole dosi, perché potrebbe essere una persona non semplice da gestire, magari una di quelle persone che si incendiano subito, quindi cominciare a dire pezzi di verità e poi quando avete introdotto, insomma prenderla larga, no? Quando avete introdotto l'argomento poi andare sul focus, sul punto, in modo che l'altra persona non si senta attaccata ma si sia già aperto l'argomento. Sento che c'è la possibilità comunque di ripristinare un rapporto a livello familiare. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, qui entra effettivamente qualcuno, anzi, se ve la devo dire tutta, c'è un sacco di gente, ma proprio tanta, ragazzi. Però ho come l'idea che voi abbiate in testa questa regina di coppe, che può essere un uomo, una donna, sappiamo che è l'archetipo energetico, o che non volete perdere o che avete perso, sulla quale siete focalizzati. Potrebbe entrare anche un'altra energia, effettivamente, con questa principessa di denari, magari più giovane di voi. Non lo so, io ho come la sensazione che... perché veramente ho tantissime figure se guardo. La regina di coppe che secondo me è la carta che vi fa venire il mal di testa. Poi abbiamo Fante di denari, cavaliere di bastoni, re di coppe, fante di coppe e gli altri due re qui abbiamo re di denari, re di bastoni e re di spade. Cioè i re li ho tutti. Non so, potrebbero anche essere amici, concorrenti, scusi, non concorrenti, ma come si dice? Ehm, mi sfugge la parola in questo momento. Avversari non mi piace. Vabbè, comunque, altra gente potrebbe esserci che vi preoccupa, mi viene da dire, o che... perché qui l'idea è che voi vi difendiate da questi due re
o appunto l'assumere l'attitudine di questi due re, come vi ho detto prima. Può essere diverso per qualcuno di voi. Sta di fatto, ragazzi, che per voi single sento che in realtà qui avete un 7 di bastoni, qua avete un 9 di bastoni, contrasterete un po' tutto quello che vi arriva addosso, come questa sensazione. C'è come una visione parziale della realtà, è partita questa carta sacerdotessa. Può fare riferimento a qualche terapeuta, anche. O a una donna che non potete avere, perché magari l'avete persa. La sacerdotessa è una carta che indica castità, quindi può, e siccome abbiamo anche un 5 di pentacoli, può tranquillamente essere che ci sia una persona, io parlo di donna, ma poi potrebbe essere un uomo, che magari per qualche motivo non potete avere, e per quanto possiate conoscere gente in questo periodo, sento che respingerete un po' il mondo, perché le possibilità effettivamente si aprono, però voi continuate a aspettare. Ok, per le persone che sono in una relazione potrebbero esserci dei temi da dover gestire. Anche qui vi consiglio di dire le cose un pezzettino alla volta, un pochettino alla volta, in modo da non far trovare impreparata l'altra persona, di, come dire, preparare il terreno. Ehm, Potrebbe esserci come un viaggio, potrebbe esserci un organizzare, un progettare qualche cosa insieme in questi ultimi 15 giorni. Guardate, con questo fante di coppe sento che potrebbe anche esserci come una timida offerta, potrebbe essere da parte vostra, visto che voi avete l'alchimista che è una carta di azione, e il mago, una carta di movimento, avete anche il carro, c'è come un movimento in avanti, secondo me. E poi qui di nuovo difenderete il vostro territorio. Tanta mente comunque, Per le relazioni difficili, complicate o clandestine, ecco, questo gruppo di carte, la persona che non potete avere, magari me la spiego un po' di più. Però anche lì vi sento un po' così, a fatti vostri, come se respingeste qualsiasi tipo di aiuto, ehm, consuelo anche, come si può dire in italiano, consolamento. È come se qualcuno tentasse di consolarvi, ma voi diceste no, no, grazie, sto bene così, no, no, non ti preoccupare. E invece no, perché qui avete tanta roba che state sotterrando e c'è come bisogno di aprirvi anche all'altra persona. E io sento che qui effettivamente potrebbe esserci come più che un'apertura a livello, ah beh, c'è l'asso di spade, sì. Potrebbe anche essere che qualcuno parli di quello che vi affligge, insomma, che è tutta questa parte della lettura, le zone d'ombra, le paure con la luna, i risentimenti, il pentimento, il senso di vuoto. Vi dirò, la fine della lettura comunque promette bene perché mi dice che qualche cosa sta avanzando, sta andando avanti. Avete il carro, avete 6 di spade e avete il 3 di bastoni. C'è anche questa timida offerta. Quindi vi dico, le cose si muovono. Voi siete sempre un po', cioè nel senso, vi state difendendo, punto. Questo è il vostro mood. Siete un po' lì con la testa, in queste zone d'ombra c'è tanta testa e avete come bisogno di guardare altrove. E difatti la stella vi dà come un nuovo obiettivo, un nuovo punto, un nuovo focus su cui guardare. Che sì, potrebbero essere altre persone o altri lati di questa relazione. Vi dico, potrebbe essere una relazione abbastanza conflittiva, perché c'è un 5 di spade, ci potrebbero essere dei litigi, potrebbero esserci delle cose poco chiare, nel senso che magari uno dei due non prende posizione e quindi c'è come un da definire le cose.
Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Consapevolezza, ed è un asso di spade che avete già qui, e 8 di pentacoli, e mi richiama un po' questi 2 7 di pentacoli, perché qui è un po' come se avessi bisogno di diventare più consapevoli, più, mi viene da dire, nel presente, come saper stare di più nel presente, sapervi vivere di più il momento presente, perché voi avete tanta mente, tanti pensieri, tante credenze, tanta visione negativa, e invece è un po' più come rimanete concreti, rimanete con i piedi per terra, fate le cose semplici di tutti i giorni. Ok, ultimo oracolo. Ok, allora qui abbiamo una promozione per chi la stesse aspettando. Aprile vi dice, può essere la promozione che vi è stata promessa ad aprile, può essere quello che avete chiesto voi ad aprile, o anche solo un incarico nuovo che vi è stato dato ad aprile e che poi vi porterà ad una promozione. Poi qui abbiamo sentiero sbagliato, il 30 del mese che viene, quindi sarebbe il 31 luglio praticamente, 30 luglio. Quindi rimanete sintonizzati per la lettura di luglio. E poi abbiamo l'architetto, 8 mesi. È come se doveste ricostruire qualcosa, ma infatti vi vedo come in una fase di progettazione, ragazzi, verso qualche cosa. Il 3 di... Vediamo se lo trovo. Il 3 di bastoni, negli arcani, nei tarocchi di Rider-Waite, è rappresentato con sempre questa persona che con i 3 bastoni, ma la cosa particolare che volevo farvi vedere, se lo trovo, è che sta guardando oltre mare. Vedete che qua c'è la terra, come se fosse un'isola o un altro continente. La cosa curiosa è che il mare è dorato, ok? E tutte queste barche che ci sono le occasioni d'oro che possono arrivare una volta oltrepassato il mare. Quindi è una carta molto bella per terminare la lettura. Si tratta di fare questo passo di cui ci parla il mago, questa scelta di cui ci parla il carro. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse una sessione personale con me, mi può contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati come autodidatti, perché anche lì tratto lo stesso tema. In più in quella parte ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto-basso astrale, di visione eterica, insomma è un po' tutto quello che ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, e vi basta appunto entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ne ho aperta una di recente e vanno visti in ordine cronologico di numero, ok? Sono numerate. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!